Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi vediamo 4 consigli per avere degli ottimi pomodori all'interno del nostro orto. Consiglio numero 1. Quando andiamo a trapiantare i nostri pomodori, rompiamo leggermente il pane di terra e cerchiamo di aprire le radici. In questo modo saranno più stimolate ad andare a cercare l'acqua e a svilupparsi in profondità all'interno del nostro terreno. Se non facessimo questo, le radici rimarrebbero compatte e andrebbero comunque ad allungarsi e a cercarsi l'acqua all'interno del terreno nel tempo, ma questo processo prenderà più tempo rispetto a rompere e aprire il pane di terra. Consiglio numero 2. Quando andiamo a trapiantare le nostre piante di pomodoro, non mettiamole a livello del suolo, ma interriamo fino a almeno 6-7 cm di profondità anche il nostro fusto. Per fare questo leveremo le prime foglie che la nostra pianta ha messo e andremo a interrare una buona porzione del nostro fusto. Facciamo questo perché la pianta del pomodoro è una pianta che radica molto ma molto facilmente. Per questo, andando a interrare anche il fusto della nostra pianta, le consentiremo di emettere ancora più radici rispetto a quelle che già ha nel suo pane di terra, e in questo modo la nostra pianta sarà meno soggetta a stress idrico, riuscirà ad assorbire molto meglio i nutrienti del terreno e questo si tradurrà in piante più sane, più vigorose e con dei pomodori più buoni. Terzo consiglio: le piante di pomodoro vanno potate. Esistono due tipologie di piante di pomodoro: piante ad accrescimento determinato, che sono le piante generalmente del pomodoro da industria, del pomodoro che si utilizza sia per le conserve che per i succhi, ed è una tipologia di pomodoro che ha un accrescimento determinato. Vuol dire che raggiunta un certo numero di foglie cessa il proprio accrescimento e convoglia tutte le proprie energie nella maturazione dei frutti. Questo tipo di pomodoro ovviamente è fondamentale per l'industria, dal momento che parliamo di raccolta meccanizzata, di riduzione della manodopera e tutto il resto. I pomodori che invece noi utilizziamo nel nostro orto sono generalmente pomodori da mensa e sono ad accrescimento indeterminato. Vuol dire che continuano a crescere fino a che gliene diamo la possibilità. Il pomodoro, nel suo accrescimento indeterminato, produce una gran quantità di femminelle. Le femminelle si sviluppano all'intersezione tra il ramo e il fusto. Queste femminelle noi dobbiamo eliminarle. Dobbiamo eliminarle perché succhiano effettivamente energia alla pianta, nel crescere vanno a competere con la cima per la dominanza apicale e se non le eliminiamo rischiamo di avere dei pomodori che non cresceranno troppo in altezza, ma che cresceranno più in volume, e questo comporterà una migliore produzione di fiori, una conseguente minore produzione di frutti, un intasamento dal punto di vista della produzione delle foglie e quindi rischi di maggiore malattia. Quindi la potatura del pomodoro, la cosiddetta scacchiatura, è fondamentale. Le femminelle che andremo ad eliminare dal pomodoro poi, dal momento che, come abbiamo visto, il pomodoro ha una grandissima capacità di produrre radici, potremo metterle in acqua, farle radicare e in questo modo produrre nuove piante di pomodoro. Quarto e ultimo consiglio: trattamenti fitosanitari e consociazioni. Li metto insieme per un motivo molto semplice. Io l'anno scorso non ho mai trattato i miei pomodori, ma non avevo due piante di pomodoro una vicina all'altra. Le piante di pomodoro erano sparse all'interno del mio orto e non avevo appunto un classico filare di pomodori con tutte le piante. So che
è più piacevole sia da vedere e anche magari da gestire, avere un filare di pomodori. Se abbiamo dei pomodori che crescono tutti uno vicino all'altro, dobbiamo prendere in considerazione il fatto che dovremmo fare dei trattamenti fitosanitari. Per quanto riguarda i trattamenti fitosanitari, io vi consiglio di informarvi ovviamente su quelli che sono i prodotti migliori che potete utilizzare. Tendenzialmente macerati di piante, zolfo e rame sono i prodotti biologici che potete utilizzare e che tendenzialmente vanno sempre bene. Mi raccomando, questo è un consiglio semplice, base, ma che è molto importante, quando parliamo di prodotti di contatto e quindi zolfo e rame, li utilizziamo, li mettiamo sulle nostre piante prima che piova, perché protegge la nostra pianta dalla contaminazione, dall'attacco di funghi parassiti come peronospora e odio. Ho messo insieme trattamenti fitosanitari e consociazioni perché da quella che è la mia esperienza, anche se poca, mi sono reso conto che tenere distanziate le piante appartenenti alla stessa famiglia o proprio piante uguali come le piante di pomodoro riduce drasticamente il rischio di contaminazione, o meglio, se abbiamo una pianta che si ammala, non è detto che quella che è lontana diversi metri si ammalerà anch'essa. Quando invece sono molto attaccate, il passaggio del fungo da una pianta all'altra è molto più facile. Che facciamo? Ovviamente per distanziare le piante dobbiamo ragionare su delle consociazioni, cioè intervallare per esempio le piante di pomodoro con delle altre piante. Diciamo che le piante di pomodoro possono essere consociate con tendenzialmente tutte le piante da foglia, prezzemolo, basilico, insalate. Possiamo metterla vicino ai fagiolini nani, dei quali beneficeranno visto che sono azotofissatori. Possiamo metterla vicino alle cipolle. Le cipolle sono interessanti perché hanno un'azione repellente verso alcuni tipi di insetti. L'unica accortezza è che le cipolle non hanno bisogno di una gran quantità di acqua, mentre i pomodori sì, quindi dovremmo stare attenti nell'irrigazione. Possiamo mettere il pomodoro vicino al nostro basilico, possiamo metterlo vicino al prezzemolo. Un'ottima consociazione è con i cavoli, i quali beneficiano effettivamente della presenza del pomodoro che allontana la cavolaia. Assolutamente non dobbiamo mettere i pomodori né dove sono stati i pomodori l'anno scorso, né dove l'anno scorso sono state altre solanacee, quindi peperone, melanzana o patate, e assolutamente non dobbiamo metterla vicino a patata, melanzana e peperone. Inoltre, la cosa che sarebbe ottimale è comunque non mettere i pomodori vicino ad altre piante che producono dei frutti. Non si consocia bene con l'angure, non si consocia bene con il melone. Bene, spero che questi consigli possano tornarvi utili. Mi raccomando, fatemi sapere della vostra esperienza, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!